Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo nei pressi della ciclovia del Tenna, che potete vedere alle mie spalle. C'è una ciclovia che inizia qui da Campiglione di Fermo e termina a San Belpio del Mare, e andremo a vedere in che condizioni si trova questa ciclovia, perché ci sono stati molti comunicati politici, giornalistici, dove si è parlato di ciclovia del Tenna, sono stati fatti incontri, tutto bello, progetti, soldi, però nella pratica le cose non stanno come ci vengono raccontate né dalla politica né dal giornalismo, perché poi politica e giornalismo vanno a braccetto, vanno a cena insieme, si scambiano favori, insomma. È la politica poi che manda le comunicazioni spesso ai giornalisti con i comunicati stampa. Quindi noi siamo reali, andiamo sul territorio, analizziamo, facciamo reportage fotografici, prendiamo documentazione e andiamo a vedere se effettivamente quello che dicono i politici e i giornalisti è vero oppure no. Sul campo testiamo, portiamo documentazione, facciamo vedere che effettivamente le cose non stanno come ci vengono raccontate. Questo è il fiume Tenna alle mie spalle. C'è stato anche un po' di disboscamento e come possiamo vedere qui, guardate, facciamo una piccola analisi, guardate, come potete vedere. Poi qua c'è un po' d'acqua impantanata, questo è l'ingresso della ciclovia che passa poi sotto al ponte, del fiume Tenna. E se andiamo qui a vedere la situazione, non è il massimo della sistemazione, però adesso andiamo a fare passo dopo passo un'analisi di questa ciclovia. Ecco, questa mattina le condizioni saranno abbastanza estreme perché ieri è caduta una bomba d'acqua e, come potete anche osservare da questa mega pozzangherona, ci infangheremo un bel po', ma questo fa parte del gioco. Una cosa che vorrei dire subito è la mancanza di segnalazioni. La prima cosa che dovrebbe esserci sono delle infografiche con QR code, con spiegazione di cos'è la ciclovia del Tenna, dove si sviluppa, dove termina, cose che invece mancano. Qua non c'è un cazzo di nulla, nessuna segnalazione, e quindi un cicloturista che viene qui non sa dove cazzo andare se non conosce il luogo come lo conosco io. Beh, questa è una cosa che fa parte un po' di tutta la ciclovia e le ciclovie, diciamo, del territorio, anche se ci sono stati progetti invece molto più interessanti dove queste infografiche sono state aggiunte. Però nella maggior parte dei casi è una cosa che manca, e soprattutto manca un'infografica con un sistema anche di traduzione, perché un turista inglese non capischerebbe un cazzo se leggesse un'infografica in italiano. Quindi mancanza di infografiche, mancanza di sistema multilingua, mancanza di interazione multimediale, QR code, eccetera eccetera. Qua manca tutto, ma andiamo oltre. Ci troviamo qui nel bosco, la prima parte è fatta di chicane e è abbastanza solido il terreno, quindi anche se ha piovuto si riesce comunque ad attraversare, però bisogna fare attenzione perché queste curve possono nascondere spiacevoli sorprese. Guardate, terra abbastanza dura come dicevo prima, però ci sono alberi che non bisogna abbracciare, perché se li abbracci poi è un problema. Qualche sasso sul tracciato può essere pericoloso, e qualche tronco magari che sporge un po', tronchi tagliati, bisogna fare molta attenzione. Curve abbastanza secche qui, con alberi, pezzi anche di rami, quindi questi possono risultare spiacevoli, bisogna fare anche qui molta attenzione. E proseguiamo. Anche le radici, ragazzi, fate attenzione alle radici che sporgono da terra. Ad un certo punto si esce dal bosco perché il tracciato ci fa uscire, non ci sono indicazioni, però si percorre qui lungo le rive del Tenna, però non si capisce poi dove si rientra nel percorso interno al bosco, quindi bisogna magari guardare un attimo e vedere qual è il punto più ideale per ritornare all'interno del bosco. E fa comodo seguire qualche traccia che si trova di mountain bike, di ruota, sul fondo stradale, per capire, ok, qui stiamo andando nella direzione giusta perché qualcuno è già passato, quindi è probabile che sia questo il percorso. Ma trovo assurda questa cosa che non ci sia
minima indicazione che ti dica ok, stai andando verso la parte giusta del tracciato. Mancanza totale di segnalazione, molto grave per una ciclovia che deve essere importante, per una ciclovia, un progetto finanziato da 3 milioni di euro. Beh, questa è una cosa abbastanza, ecco, abbiamo trovato il punto. Praticamente c'è l'indicazione, una timida indicazione qua, ma per quelli che vengono dal bosco, quindi indica qua, ma per quelli che vengono da su c'è un cazzo. Quindi abbiamo ritrovato il punto d'accesso, proseguiamo il nostro percorso. A un certo punto finalmente troviamo un ponte ben fatto, stabile, palanche da muratore, però fatto rispetto allo standard, questo è con i controcazzi. Quindi qui spunta verde e proseguiamo il nostro tragitto. Sembra abbastanza buono, qui abbastanza solido il terreno, possiamo proseguire. Come potete vedere qui la situazione inizia a farsi un po' tosta, perché qua il limo che forma il fiume, che è un po' quello che ricorda il Nilo, il Tigri dell'Eufrate, la Mesopotamia, dove c'era quel fertile limo, beh, questo ricorda molto il limo della Mesopotamia. Ora qua scusate, qua scorre un ricolo d'acqua e questa zona è molto umida e molto acquaticcia, quindi si forma questo fango che fa tipo sabbie mobili e ti impantani se non hai ruote molto larghe, una mountain bike. Quindi ecco, questa zona fate molta attenzione, però possiamo dire che a parte il tratto iniziale che è molto snodato, bisogna fare attenzione a radici, rami eccetera eccetera, il tratto che passa vicino al letto del fiume che sono sassi più grandi eccetera, a parte quel tratto iniziale, il tratto poi che sussegue è abbastanza semplice, lineare, e poi ci sono però questi punti qui dove bisogna fare attenzione, soprattutto vicino dove scorre l'acqua. Andiamo avanti. Siamo risaliti fino a qui, all'ingresso del parco fluviale Alex Langer, e da questa salita, dove abbiamo trovato prima molto fango, è stato parecchio complicato, io ve lo posso fare anche vedere dove si è stampato il fango. Quindi la situazione è che sulla ciclovia del Tenna bisogna fare molta attenzione dopo un giorno di pioggia, perché dopo un giorno di pioggia è un casino e rischi veramente di poter cadere.